Un saluto a tutti e bentornati sul mio canale. Per la realizzazione di questo cappello ho usato la raffia di Mondiallane 100% viscosa naturale e l'uncinetto numero 4. Diamo inizio al video tutorial e buona visione. Salve a tutti, per prima cosa chiedo scusa per la mia voce, ma ho un po' di raucedine, non ci fate caso. Per questo progetto, che sarà un cappello a tesa larga, userò la raffia della Mondial 100% viscosa naturale nei colori nero e penso tabacco. In ogni caso è il colore numero 980 e l'uncinetto numero 4. Iniziamo facendo l'anello magico con il colore nero. Formiamo un anellino così, in questo modo. Entriamo l'uncinetto dentro l'anellino, agganciamo il filo e chiudiamo con una catenella. All'interno di questo anello magico dobbiamo lavorare 6 maglie basse. Una, due, tre, quattro, 5 e 6. Tiriamo il filo corto per stringere l'anello magico e, senza fare la chiusura del giro perché lavoriamo a spirale, nella prima delle 6 maglie basse facciamo il primo aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base, una, e una, due. Segniamo la prima. Il nero non è mai un buon colore per fare i tutorial, però insomma spero di riuscire a farvelo vedere ugualmente. In ognuna delle altre 5 maglie basse dobbiamo sempre ripetere un aumento, in modo da avere un totale di 12 maglie basse. Una e una, due, e così via fino alla fine. Completate le 12 maglie basse, iniziamo un nuovo giro. La corona di questo cappello inizierà sempre con l'aumento, quindi nella prima maglia bassa dell'aumento sottostante dobbiamo fare 2 maglie basse insieme, quindi un aumento, una e una, due, e segniamo la prima maglia delle 2. Adesso facciamo una maglia bassa, un aumento, e una maglia bassa.
e così per tutto il giro. Iniziamo il prossimo giro sempre facendo l'aumento, quindi al solito nella prima maglia dell'aumento sottostante lavoriamo 2 maglie basse insieme, marcapunti nella prima delle due. Adesso le maglie basse singole tra un aumento e l'altro saranno 2, quindi una e 2, l'aumento, una e una 2 e 2 maglie basse singole, questo ovviamente per tutto il giro. Dal prossimo giro le maglie basse tra un aumento e l'altro saranno 3, poi 4, poi 5, poi 6, poi 7, fino a quando raggiungeremo l'ampiezza desiderata e quindi ci dobbiamo fermare dal fare i giri con aumenti. Io proseguo adesso da sola perché, come vi ho fatto vedere, è una lavorazione molto ripetitiva e ci vediamo quando avrò terminato la lavorazione della corona. Mi sono fermata dal fare giri con aumenti perché ho raggiunto l'ampiezza desiderata. C'è una formula matematica per calcolare il diametro di una corona partendo dalla misura della circonferenza della testa. Io ho considerato questa misura in 55-56 cm, misura standard per un cappello da donna. La dobbiamo dividere per 3,14 ed otteniamo circa 17 cm e mezzo. Non prendiamo in considerazione i decimali e quindi solo 17. Ho un totale di 78 maglie basse e su queste 78 maglie lavoreremo la fascia per un tot di giri, probabilmente saranno 15, poi prenderò le misure per essere più precisa, senza fare più aumenti. Quindi togliamo il marcapunti, facciamo la prima maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Poi continuiamo per tutto il giro lavorando tutte maglie singole. In questo modo. Io continuo e lavoro da sola perché è molto semplice la lavorazione della fascia, bisogna sempre continuare a lavorare in tondo fino a raggiungere l'altezza che abbiamo deciso di dare alla fascia, per poi proseguire invece con la lavorazione della tesa. Ho lavorato 13 giri senza aumenti, me ne manca ancora uno, il 14°, nel quale aggiungerò altre 6 maglie per averne un totale di 84. Questo perché per la lavorazione della tesa ho bisogno di un numero di maglie divisibile per 4 e 78 non lo è. Avrei potuto fare un giro in più alla corona e avrei avuto le 84 maglie, ma la fascia sarebbe venuta un po' più larga perché la lavorazione con la raffia tende
accedere. Se nell'ultimo giro della corona le maglie basse singole tra un aumento e l'altro erano 11, adesso saranno 12. Iniziamo quindi questo giro facendo un aumento, una e una 2, rimettiamo il marcapunti nella prima delle due e 12 maglie basse singole, una, 2, 3 e 12. Ripetiamo questa sequenza, un aumento e 12 maglie basse singole per tutto il giro. Con questo 14° giro ho completato la lavorazione della fascia perché ho raggiunto la giusta lunghezza tra corona e fascia. Come si fa questo calcolo? Adesso ve lo spiego. Abbiamo detto che il diametro della corona è di 17 cm. Dobbiamo avere la stessa misura tra corona e fascia, presa partendo dal centro dell'anello magico. Prendiamo uno spillo e lo segniamo. Prendiamo il metro e prendiamo questa misura. La mezza corona più la fascia. Allora, non è molto semplice, facciamo il contrario. Partiamo dai 17 che sono qui. E arriviamo al centro dell'anello magico, 17 cm. Adesso dobbiamo iniziare la lavorazione della tesa e faremo anche il cambio colore. Sappiamo che alla fine di ogni giro, poiché lavoriamo a spirale, si forma un gradino tra l'ultimo punto lavorato ed il primo. Dobbiamo cercare di ridurre questa differenza di altezza in questo modo. Sfiliamo l'uncinetto, togliamo il marcapunti, entriamo dal retro sotto l'asola del primo punto del giro, quello dove c'era il marcapunti. Voltiamo il lavoro, rimettiamo l'asolina sull'uncinetto e la portiamo fuori in questo modo. Voltiamo nuovamente il lavoro e possiamo vedere che il gradino non si vede più. Adesso facciamo il cambio colore. Prendiamo il nuovo colore, questo color tabacco o cognac. Mettiamo il filo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso la solina nera. Tiriamo il filo nero
ben bene, e adesso possiamo iniziare la tesa. Allora, il filo nero lo inglobiamo per un po', poi lo taglieremo, nella lavorazione, che inizia con un aumento, e guardate attentamente, io non rientro nello stesso punto dove ho chiuso la lavorazione con il nero, ma passo nel punto seguente, ed in questo farò il primo aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Questo è il primo dei 21 aumenti che farò in ogni giro dove sono previsti gli aumenti. Adesso 3 maglie basse singole, una, due, e 3. L'aumento, una e una, 2 e 3 maglie basse singole, una, 2 e 3. Ancora un altro gruppetto, così poi toglierò il filo nero, quindi l'aumento e 3 maglie basse singole, una, 2 e 3. È più che sufficiente, poi lo taglierò, proseguo con la lavorazione facendo un altro aumento, una e una, 2 e 3 maglie basse singole, una, 2 e 3. Proseguiamo in questo modo, cioè ripetendo sempre un aumento e 3 maglie basse singole fino alla fine di tutto il giro. Sono arrivata quasi alla fine del giro, ho fatto l'ultimo aumento, devo lavorare le ultime 3 maglie basse singole, una, 2 e la terza la lavoriamo nel punto in cui abbiamo chiuso la lavorazione della fascia, nel modo che vi ho fatto vedere, per non fare notare lo scalino, quindi qui. Vedete? Non c'è scalino, e anche nel cambio colore i punti sono ben allineati. Adesso dobbiamo fare 2 giri senza aumenti, lavorando una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Facciamo la prima e la segniamo con il marcapunti. Prima non l'ho messo perché non era necessario, in quanto questo filo è di un colore diverso dal nero, quindi non era necessario.
Andiamo avanti, punto dopo punto, senza fare aumenti. Una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Io continuo adesso da sola, completo questo giro e poi ne faccio un secondo, sempre senza aumenti. Ho terminato i 2 giri senza aumenti. Volevo dire una cosa che prima ho dimenticato quando abbiamo parlato di misure. Generalmente in un cappello normale, cioè un cappello che termina con la fascia, quindi una cloche, la misura della lunghezza, cioè prendendola dal centro dell'anello magico e scendendo lungo la corona e la fascia, è di 2 cm in più rispetto al diametro. In questo caso avevamo 17. Se io mi fossi fermata alla fascia avrei dovuto fare dei giri in più per arrivare ad avere 19 cm di lunghezza. Siccome questo è un cappello con la tesa, io invece i 2 cm non li ho aggiunti perché i primi giri della tesa comunque la allungano un po' sulla fronte, cioè la svasatura non è immediata, quindi se avessi aggiunto i 2 centimetri mi sarei ritrovata col cappello sugli occhi. Questa è la motivazione per cui i 2 centimetri io non li ho aggiunti. Adesso, dopo questa spiegazione, possiamo continuare la lavorazione della tesa. Dobbiamo fare un giro con aumenti. Ricordo che gli aumenti sono sempre e soltanto 21. Quello che cambia è il numero di maglie basse tra un aumento e l'altro. Se nel primo giro con aumenti erano 3, in questo saranno 4. Iniziamo facendo l'aumento. Quindi una e una 2. Rimettiamo il marcapunti nella prima delle 2 e adesso dobbiamo lavorare 4 maglie basse singole. Una, 2, 3 e 4. Ripetiamo questa sequenza: un aumento e 4 maglie basse singole per tutto il giro. Ho completato anche questo giro con aumenti. In questa prima parte della tesa ho fatto un primo giro con aumenti, 2 senza e un altro con aumenti. Da adesso in poi i giri senza aumenti saranno 4. Poi farò un giro con aumenti, poi 4 senza, ancora un giro con aumenti e 4 senza, quindi 3 in tutto, 3 gruppi in tutto. Ma mano a mano che vado avanti ve lo faccio vedere. Quindi adesso vi faccio vedere solo l'inizio, ma questi giri senza aumenti saranno 4. Quindi semplicemente lavoriamo le maglie basse nelle maglie basse sottostanti, punto dopo punto. Quindi giusto qualche punto tanto per farli vedere, ma sono tutti punti singoli, tutte maglie basse singole, ognuna nella maglia bassa sottostante.
Quindi completo il primo e poi ne faccio altri 3. Ho completato i 4 giri senza aumenti. Adesso iniziamo il prossimo giro facendo l'aumento. Quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Mettiamo il marcapunti nella prima delle 2 e facciamo 5 maglie basse singole. 1, 2, 3, 4 e 5. Un aumento e 5 maglie basse singole andranno ripetute per tutto il giro. Dopo farò altri 4 giri senza aumenti. Completato anche il quarto giro senza aumenti, faccio un piccolo riepilogo. Ho iniziato con il cambio colore la lavorazione della tesa. Ho fatto un primo giro con aumenti, 2 senza, 1 con aumenti, 1, 2, 3 e 4 senza, ancora 1 con aumenti e 1, 2, 3 e 4 senza. Devo fare l'ultimo gruppo e poi la tesa sarà terminata. Dovrò solamente fare un cambio colore riprendendo il nero per inglobare il rigilene o l'anima del rigilene, ancora non ho deciso. Iniziamo questo giro facendo un aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Rimettiamo il marcapunti nella prima delle 2 e 6 maglie basse singole. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ripetiamo questa sequenza di un aumento e 6 maglie basse singole per tutto il giro. Dopo farò i 4 giri senza aumenti. Ho terminato la lavorazione della tesa con gli ultimi 4 giri senza aumenti. Una delle caratteristiche della raffia è quella che i punti non vengono tutti omogenei. Qualcuno è più grande o più piccolo, qualcuno appare più sollevato o più schiacciato. Un consiglio che vi do, io l'ho già fatto, è quello di stirare la tesa con il ferro da stiro a vapore in modo tale da distenderla. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro ed io lo faccio in questo modo. Avevo già tolto il marcapunti. Allora, non faccio la maglia bassissima, ma taglio il filo userò un ago tirafettucce che è più comodo
salto la prima maglia, entro dal retro sotto l'asola della seconda, creo una finta asola sulla maglia saltata ed entro al centro dell'ultima maglia bassa lavorata. Così. Nasconderò l'eccedenza nel filo sul retro del lavoro. Questa tesa è molto grande, quindi ha bisogno di essere sostenuta. Per fare questo dovrò inglobare il rigilene e lo farò usando il filo di raffia di colore nero. Questo è un pezzo di rigilene. Io purtroppo in commercio lo trovo troppo alto e allora lo devo tagliare a metà per la lunghezza. Cosa succede? Succede che quasi sempre scappa fuori una delle anime che si trovano all'interno della trama del rigilene. Se noi guardiamo qua attentamente si può vedere ce ne sono 4. Sono quelle che danno il sostegno al rigilene. Normalmente per i cappelli, per le tese dei cappelli in lana o in cotone, io uso una delle due metà perché questa altezza è una misura, diciamo, ottimale. Nel caso della raffia, adesso riprendo il cappello e ve lo spiego, non posso utilizzare il rigilene perché quando si fanno scivolare i punti su di esso per dare la giusta tensione alla tesa, se ne intravedono alcune parti. Nelle tese dei cappelli di lana o di cotone uso fare un altro giro dopo aver inglobato il rigilene, ma prendendo i punti alla base del giro precedente, quello dove abbiamo inglobato il rigilene. In questo modo non si intravede più niente ed in più do un sostegno ed uno spessore maggiore al bordo del cappello. Nelle tese lavorate con la raffia questo secondo giro non mi piace, viene troppo grosso. Per questo motivo, anziché usare il rigilene, utilizzerò 2 delle sue anime. Non vi farò vedere la procedura dell'inglobamento perché è un po' troppo lunga. Esiste già un mio video tutorial di riferimento su come irrigidire la tesa di un cappello con l'ausilio del rigilene. Troverete il link nell'info box. Vi faccio vedere solo le 2 anime già chiuse a cerchio. Pronte per essere inglobate. Ho completato la tesa inglobando le 2 anime del rigilene chiuse a cerchio. Ho deciso di non mettere nessuna applicazione perché questo cappello è già abbastanza importante così perché ha una tesa molto grande. L'unica cosa che farò, io ho già tagliato un pezzo di raffia lungo 65 cm, è quello di passare questo filo con l'aiuto di un ago tirafettucce sotto l'ultimo punto della lavorazione della fascia, entrando lateralmente così. In questo modo.
Verifichiamo che le due parti siano della stessa lunghezza. E semplicemente le annodiamo. Poi facciamo un fiocchetto e tiriamo fino a quando le codine non hanno raggiunto una lunghezza che non superi il bordo della resa. Adesso indosserò il cappello al mio manichino dalle sembianze umane per farvelo vedere. Ecco il cappello finito e ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fino in fondo. Ricordo a chi non lo avesse ancora fatto di iscriversi al mio canale, di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Un saluto e al prossimo video tutorial.